Ciao amici, benvenuti in questo mio nuovo video. In tantissimi di voi mi avete sempre chiesto quanto costa allenarsi in kart, quanto costa correre, quanto costa fare una semplice giornata di kart. Oggi sono qui a Castelletto di Branduzzo per allenarmi. Io non corro più in kart, mi alleno e basta, infatti vorrei condividere e farvi vedere quanto costa fare una semplice giornata di kart. Adesso vi faccio vedere un po' tutto quello che ho nel mio furgone e tutta l'attrezzatura indispensabile per fare una giornata semplice di go-kart. Partiamo dal mezzo di trasporto, ci sono tantissimi modi per portare il proprio go-kart. Io ho scelto lui, che l'ho comprato anni fa, ho comprato un Ford Transit, che ne sono orgogliosissimo, e l'ho pagato 2.500 euro. Me lo sono allestito per il go-kart, però ci sono anche altri modi, ci sono tipo i carrelli, attaccare alle macchine, ci sono anche i rimessaggi in pista che ti tengono i go-kart, però io ho scelto lui. Questo è un semplice Transit, come vi dicevo, un po' vecchietto, però sono orgogliosissimo. Due pianali che sorreggono il kart, anche se pesante lo tiene benissimo, lo uso anche come cassettiera e adesso lo tiro giù anche in modo quasi semplice. Elemento fondamentale della giornata è avere sempre o un amico, come nel mio caso Luca Capolongo, che viene qua con me e giriamo anche un po' insieme e ci aiutiamo a vicenda, o altrimenti un meccanico. Presentati Luca. Ciao a tutti ragazzi, sono Luca, amico di Fede di vecchia data. Di vecchissima data, anche se giovanissimo. E non sono un professionista come lui, ma mi diverto a correre in kart e sono nel mondo del motorsport, diciamo. Quindi adesso non siamo riusciti a riprenderlo perché siamo davvero da soli. Abbiamo scaricato finalmente il go-kart. Finora abbiamo parlato di cosa ci serve per venire in pista, però adesso vi voglio far vedere il mezzo, che è il go-kart. Vi voglio far vedere cosa uso io e quanto più o meno può costare. Questo è un go-kart 125, precisamente un KZ, costruito dalla CRG col motore ETM. Ormai ha un po' di anni, però vi dico va ancora benissimo, soprattutto per l'uso che ne faccio io lo uso per allenarmi, quindi sicuramente manca un po' di prestazione rispetto a chi corre a livello agonistico, però a me non interessa tanto tirare giù quei pochi decimi, ma mi interessa fare tanti giri e allenarmi per la macchina. Parliamo di costi. Quanto può costare un go-kart, in questo caso qua un KZ, quindi un go-kart a marce? Un kart così nuovo, ve lo dico così a spanne, ci costa circa 8-9 mila euro. Ma in questo caso qui, questo kart qua ha circa 6-7 anni. Quindi a quanto si può trovare? Prima di fare questo video qua mi sono informato molto, mi sono guardato anche un po' i siti, mi sono visto un po' il mercato. Si può trovare dai 2.000 ai 4.000 euro, dipende un po' che go-kart ci vuole, che telaio ci vuole e soprattutto che motore ci vuole. Come vi dicevo prima, oggi siamo a Castelletto di Branduzzo, vicino a Pavia. Siamo arrivati un po' con calma, vero Luca? Sì, all'alba delle 11. Quindi andate con calma e adesso andiamo a pagare il turno di pista. Vi faccio vedere quanto costa, così vi do l'idea di quanto può costare solo l'ingresso in pista, che in tanti me lo chiedete, quindi adesso andiamo a vedere. Eccoci qua, è un po' timida, fa un po' la timida, però ci devi dire quanto costa girare in pista. La giornata intera dalle 9 alle 17 sono 50 euro. Ok. La mezza giornata che puoi farla o dalle 9 a mezzogiorno o da mezzogiorno alle 5 costa 40 euro. Va bene, quindi con 40 euro oggi ce la caviamo. Esattamente. Torniamo verso il furgone, è arrivata l'ora di prendere la tuta, casco, prepararci. Ora vi faccio vedere anche un po' l'abbigliamento che serve per girare in kart e quanto può costare. Non ci sono limiti, quindi quanto può costare più o meno tutto l'abbigliamento per girare. Come vi dicevo, per quanto riguarda l'abbigliamento specifico per il go-kart o per la macchina, non c'è un limite di spesa. Io personalmente ho corso tanti anni in macchina e quindi adesso sto usando tutto l'abbigliamento, non lo scarto, ma tutto l'abbigliamento che ho usato in questi anni qua, lo sto un po' riciclando per allenarmi in kart. Questo qua è il mio casco, l'ho usato anche per fare una gara GP2 tanti anni fa, circa 8 anni. Te lo ricordi Luca? Te lo ricordi, vero? E questo qua è un casco che costa tanti soldi, perché è un casco in carbonio, quindi si aggira circa sui 2-3 mila euro. Però c'è un casco che costano anche 200-300 euro, che vanno benissimo, sono sicuri quanto questo, ma non hanno queste caratteristiche, pesano un po' di più, però non ci interessa. Quindi con 200-300 euro andate tranquillissimi. Quanto riguarda la tuta, in questo caso qui sto usando una tuta che ho usato 2-3 anni fa in Lamborghini. Questa è una tuta ignifuga, che in teoria non va tanto bene per i go-kart perché le tute per i go-kart sono anti-abrasione,
Questo invece è ignifuga, vuol dire che non prende fuoco. Il go-kart difficilmente si prende fuoco, quindi non serve più di tanto. Questa è una tuta che costa circa 1000 euro, ma anche qua ci sono tute per il go-kart che te la puoi cavare tranquillamente con 200-300 euro. Ne ho una qui da farvi vedere, questa è una tuta CRG, che è una tuta che si aggira circa sulle 400 euro, perché è comunque di una casa ufficiale, è anti-abrasione, quindi in caso di caduta del go-kart, magari in un incidente si scivola via, ti limita un po' i danni e ti fa fare un po' meno male. Quanto riguarda le scarpe, in questo caso qui ho delle Alpinesters, sono per la macchina ma sono praticamente uguali a quelle del go-kart. Questa scarpa qua si aggira circa sulle 200-300 euro. Anche qui troviamo scarpe da 100 a 150 euro senza problemi. Una cosa fondamentale, fidatevi, non andate a girare in kart senza questo. Questo è un paracostole, quello che vi salva la vita, perché in go-kart ci sono così tante sollecitazioni, così tanti cordoli, così tanti G laterali, che farsi male e rompersi le costole è un attimo, anche senza fare incidenti, ma solo in curva senza questo qua. Adesso vi faccio vedere un po' i segni che ha questo paracostole qua. Guardate, non ho mai fatto un incidente, ma queste sono tutte le botte che ha preso il paracostole al posto mio, perché queste qua potevano essere le mie costole, quindi mi raccomando, io ho fatto l'errore tante volte in passato di non usarlo e vi dico che sono rimasto fermo mesi, quindi compratelo. E per quanto riguarda il prezzo si aggira circa sui 150-200 euro. Qua spendete i soldi, fidatevi. Diciamo che questa qua non è proprio una scena che vorrei farvi vedere, perché un po' mi vergogno, perché c'è Luca che mi sta insultando da 5-10 minuti. Vorrei farvi vedere l'attrezzatura che serve per mettere a posto il kart, quindi però mi vergogno un po' perché... Luca, dillo tu. Sì, qua è tutto sistemato con un ordine estremamente meticoloso, vediamo. Perfetto, allora servono i cacciaviti. Alla Ferrari ci regolato... invidiano. Qua c'è invidia Del nostro... vera. Però c'è tutto, c'è davvero tutto. Poi comunque c'è poco da dire, non è ordinato, ma io ho la chiave della beta, quindi Luca... Mi raccomando, l'attrezzatura sempre la migliore. È tutto in ordine, quindi se volete un po' di aiuto nel mettere in ordine, chiamatemi. Allora, cosa ci serve per andare in kart? Serve sicuramente la benzina. Questa è una tannica di benzina 25 litri. Usiamo benzina verde, quindi benzina che si trova in tutti i benzinai d'Italia, senza neanche mettere la benzina a 180 anni, io metto benzina normalissima. Il costo da aggiungere però è questo, perché il go-kart va più o meno dal 4 al 5% di miscela. Quindi benzina, io ho messo 20 litri esattamente oggi, che ci basteranno per tutta la giornata. Ci fai più o meno 140-150 giri, quindi sono davvero tanti. Ma ci devi aggiungere 800 grammi di olio, quindi una confezione del genere, che è un litro, costa circa 25-30 euro, quindi più o meno di olio ti costerà 10, 15, 20 euro. Tanti di voi si chiederanno dove comprare tutti gli accessori, i ricambi. Io sono qua in pista a Castelletto. Vi dico che in quasi ogni pista troverete un negozio dedicato. Sono qui col socio della pista di Castelletto. Presentati. Sono Maurizio Pedrazzini. E quindi quando qualcuno verrà Potrà chiedere di me o dei nostri collaboratori, di Francesco, per quanto riguarda i ricambi, gomme, insomma un po' di e accessori. qua trovate veramente tutto. È un Quasi amico tutto, e quasi vi tutto. divertirete un sacco. Quindi l'ho improvvisato, è un po' timido. Quindi... Vi aspettiamo. Quanto costano le gomme del go-kart? Allora, qui sto usando delle Vega verdi, sono delle gomme non troppo dure e non troppo morbide, quindi ci sono delle gomme più prestazionali e gomme che durano di più. Questa è una via di mezzo, è un treno che costa circa dai 130 ai 150 euro e ci fai anche 200-250 giri, non al top, però sempre per allenarsi, quindi per una giornata amatoriale vanno più che bene. Consiglio mio, ci sono tanti team che fanno gare che buttano via le gomme dopo 30-40 giri o addirittura le vendono, quindi se avete qualche amico o qualche team che conoscete, chiedete pure, perché magari ne hanno tante da darvi. E Luca, che mi prendeva in giro prima l'attrezzatura che un po' scadente che avevo, invece sul manometro non ho badato a spese. Inizialmente avevo questo qua, che è un manometro non di scarsa qualità, ma molto analogico, che costa circa 20-25 euro, che fa il suo porchissimo lavoro. E invece poi, mettendo via un po' di soldi, mi sono comprato questo. Questo qua è la cosa più bella che ho. La svolta. Questa darà la svolta e sono fiero quasi quanto il mio furgone. Il Prisma Electronics High Precision
Madonna, è bellissimo. Il problema è che costa 250 €. Adesso ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Che bello. Mamma mia, con un tastino fate tutto. Vi ho fatto vedere un po' di cose che servono per girare in kart, ma ora mi è venuta voglia di girare, quindi bisogna fare un giro insieme, dai. Primo turno fatto, sempre bellissimo girare in kart, che non voglio farvi vedere la guida, ma stupendo. E ricordatevi quello che ho detto prima, indispensabile è questo, quello che ho sotto, paracostole, perché col KZ soprattutto, che è il go-kart a marce, le costole sono veramente a rischio, quindi ricordatevelo sempre. Tornando al furgone, mi sembra di essere in spiaggia, perché c'è un vento che non ho mai visto a Castelletto. Speriamo che si senta, Luca, perché sennò devo cancellare questa clip qua. Vorrei soffermarmi un po' più sul motore. Quello che vi ho già fatto vedere prima è un TM KZ10, un motore che ormai ha un po' di anni, ma sviluppa ancora, penso, 47-48 cavalli. E vorrei parlarvi un po' della manutenzione che c'è dietro a questo motore qua. Io rifaccio il pistone ogni 70-80 litri, quindi ogni 5-6 uscite che faccio spendo all'incirca, quanto Luca? 150, 100, dipende un po' dal motorista dove vai. Poi ogni 200-250 litri, dipende da come lo usate e a cosa vi serve il kart, dovete rifare tutto l'intero motore. E lì c'è un costo di, Luca? Lì si aggira intorno ai 700-800 €, tranquillamente. Però comunque ci fate 20-25 uscite in kart, quindi sono tante. Non risparmiate sul motore aprendolo con troppi litri. Rischiate di rompere il motore e poi sostituire un motore costa sicuramente di più che fare manutenzione, la manutenzione che è dovuta. La giornata si conclude qua, il video spero che vi sia piaciuto, sono stato un po' vago ma ho provato a farvi capire quanto sono i costi, quali sono i costi. So che non è uno sport economico ma spero che vi sia potuto essere utile e spero che tanti di voi da oggi magari si avvicineranno un po' a questo mondo qua. Ringrazio anche il mio amico Luca che comunque mi ha aiutato tutto il giorno ed è un mio amico più che un meccanico, quindi è anche ingegnere perché sta studiando questo. Ci provo. Lascio qui sotto il link col suo Instagram, seguitelo e mi raccomando seguitemi anche a me su Instagram a Federico_Leo88. Ricordatevi di attivare la campanellina se volete essere aggiornati sui prossimi video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!